Bene, ritrovati, ciao a tutti. Finalmente partiamo con gli esperimenti. La prima cosa che devo dire è un esperimento. Non va usato in casa, senza canna fumaria, mi raccomando. Va bene per le serre, come abbiamo già scritto nella prima parte, nei commenti. Ok, questo va bene, leggerino, dura poco, non è che dura molto. In emergenza, oppure per studiare la cosa, oppure per mettere quei giorni freddi nella serra. Premetto, ci sono due tipi di questi congegni. Una stufetta con un barattolo solo, poi ci sarà quello sopra che farà un po' da canna fumaria, da tiraggio, non da canna fumaria, perché poi la canna fumaria devi buttare fuori. Fatto con i buchi sotto, un po' di buchi sotto e buchi qui attorno. Passa l'aria sotto, si accende da sopra, fa passare l'ossigeno e prende fuoco. Fin qui nessun problema. È giusto i buchi laterali, ci vorrà una chiusura sopra per tenerlo un pochettino più caldo il braciere, perché sennò fa fumo. Quello che a noi ci interessa però è una versione un pochettino più aggiornata, dove un barattolo è dentro l'altro. L'avete visto? Fateci caso, dove questo è il reattore, diventa tutto nero, ed è inserito qua dentro. Alla fine lo vedrete. Cos'è che devo fare? La cosa principale è far sì che questo barattolo contenga quest'altro barattolo con i buchi, poi preferisco avere una specie di imbuto qua sotto e dei buchi. Quindi piccoli buchi qua che saranno piegati, questi buchi laterali che il rapporto più o meno è 1:3. Se faccio un buco da 1, qua sotto da 3, se faccio un buco da 5, in teoria 15, ma poi dopo vedremo che è troppo grande questo rapporto. Più sale la sezione, poi diventerà 1:2. Qui molti buchi, perché l'aria quando entra deve chiudere sempre il braciere. Ma vediamo come si fa. Le spiegazioni adesso servono a poco, ci vorrebbe magari più un disegno di quello che facciamo. Buco centrale qua, altri buchi più piccoli qui e una schiacciatina per fare l'imbuto. Viene una sorta di venturi, però bisogna segnare prima il centro, e per trovare il centro più o meno andiamo a fare la metà. 7,3. Ecco, 3,6 dovrebbe essere la metà e mezzo. Più o meno, adesso non importa. E vado a fare questo lavoro qua. Piano piano la media del centro mi viene disegnata. Per essere sicuri, poi la andremo magari a puntare prima di fare il buco. E qui mi aiuterò, siccome nella mira piccola, di un coltellino di servizio, un punteruolo chiaramente sarebbe meglio. Ok,
iniziamo subito a bucare. Ecco una punta ad esempio che me le fa tutte. Questa è abbastanza interessante come punta. Le avete tutte. Ecco, ci siamo. Sono andato anche storto. Questo sa significare che si può sempre sbagliare. Non importa tantissimo, perché cosa succede? Che lo vado a segnare un'altra volta. Non ne posso fare uno grandissimo, però lo posso andare a correggere. In questo modo. Così vediamo subito come taglia. Dovrei avere un attrezzo un pochettino più preciso o lavorare con trappola a colonna, ma quando ho un materiale più grosso allora sì che mi serve il trappola a colonna e lo useremo. Io qui sono già a posto. Il buco già va bene questo. Per tagliare il venturi basta schiacciarlo. Viene già una sorta di imbuto. Posso usare anche un cacciavite. In questo caso uso il coltellino, non è proprio il massimo. Questo è importante perché fa questo imbuto che magari in un disegno poi verrà un po' meglio spiegato. Proviamo un cacciavite un pochettino più grande. Mi vado a raccogliere un pochettino di immondizia, poi con la plastica o con la carta si farà prima togliere dalla calamita. Ecco qui è un po' più facile. Prendete il martello se fate molta fatica. Sto spingendo veramente tanto. Forse ci sarà anche la possibilità di fare degli altri buchi, ma vediamo come si comporta, perché adesso dovremo fare dei buchi qua sotto e dei buchi qui sopra, e questo è pronto. Poi dovremo andare a fare il buco qua. Esatto, perché sennò cade dentro.
Anche qui dovremo più o meno andare a vedere la metà, e qui tocca iniziare a segnare un pochettino. Facciamo occhio perché tanto non è che cambia molto, poi uno lo può fare come vuole. Questi saranno i buchi un pochettino più grandi. Sotto saranno un po' più vicini. Possiamo andare a fare subito i segni. La metà, e la metà. Tanto quando poi andrò a bucare, se non uso un punzone è facile che sbaglio, e l'altezza sarà di questo 1 centimetro. Questi buchi qui sono quelli più piccoli. Ecco qua. Possiamo già subito in teoria andare a punzonare. Basta un chiodino, un cacciavite, una cosa del genere o del genere. Adesso questi non li voglio rovinare. Ma posso tranquillamente andare a fare il buco con una punta da 2, da 3. Ecco, da 3. Vediamo qual è la più piccola. C'è scritto sopra, ma c'è troppa luce, non si vede. Questa qui è una punta da 4. Ci vuole un po' più piccola, ci vuole da 3. Che noi in questo momento non abbiamo, e faremo con quella da 4. Tanto me li segno tutti. Volutamente la batteria è scarica, così non c'è bisogno che mi faccia male in diretta. Poi sì che diventa virale.
sono anche un po' troppo in basso i buchi, però seguo la linea che mi è più facile. Non devo pulirli, devo lasciargli un pochettino di sporco dentro perché mi farà da vettore, poi vedremo meglio. In teoria potrei fare già un buco col cacciavite perché è veramente leggero. Andiamo a fare questi, li dobbiamo segnare prima come abbiamo fatto, e questi sono quelli più grandi, li faremo sempre qua. Ne abbiamo preso uno. Sì, ne avevamo perso uno. Questi sono più grandi, questi non hanno bisogno di inelicare l'aria come dovranno fare quelli sopra. Proviamo questa punzonatura qui, vediamo se funziona. Questi non potranno essere molto grandi, anche se sono comunque grandi, da 8, da 10, da 8, perché sennò mi cade, da questi buchi, mi cade il pellet che ci andrò a mettere dentro, o quello che volete voi, il cipato. L'importante è che sia abbastanza areato da poter far passare l'aria, almeno in centro. Ecco qua, ci siamo. Non è bellissimo, ma qua dobbiamo bucare per forza. Poi li vado a allargare. Perché faccio così? Perché qua lo vado ad aggiustare un po' meglio, faccio un pochettino più nel centro. Siamo fermati con un buco da 8.
da 3, da 8. Verso la fine sarebbe meglio fare altri buchettini qua piccolini per far bruciare meglio anche quello che rimane in fondo, ma su questo qui non lo facciamo, lo faremo dopo, lo vogliamo fare un po' più semplice. Procediamo con i buchi. Questo abbiamo detto che viene da 4. Doveva venire da 4. Ok, devo stare un po' più attento. Ok. Una volta che avremo trovato la carburazione giusta, cioè l'aria che entra, l'aria che esce, i fumi, potremmo provare a fare qualcos'altro di diverso, di più spartano, a parte che questo qui è molto spartano. Ecco qua. Con un cacciavite da 4 lo dobbiamo mettere dentro e piegarlo per far girare la fiamma in questo modo. Quello che ho in questo modo. Almeno provarci. Questo è un barattolo piccolo, appunto, per fare i primi test. Poi man mano faremo dei test sempre più grandi. Qui tiene sì e no 100 grammi, 200 grammi di pellet. Questo è a posto, ci siamo.